Però c'ha una bella linea messa così. Non è male. Oggi vi portiamo alla scoperta della Mondraker Chrono RR. Intanto iscrivetevi a sto canale di Pianeta Mountain Bike, mettete un bel like e continuate col video. Ciao a tutti, ben ritrovati un'altra volta qui su Pianeta Mountain Bike. Finalmente è finita la pioggia dei giorni scorsi e sono uscito a fare uno dei miei giri pedalati preferiti con un mezzetto nuovo, niente male, perché nelle settimane scorse abbiamo iniziato a pedalare con la Mondraker Chrono RR e la front di Mondraker pensata per il down country, quindi una hardtail con forcella ammortizzata anteriore ma anche con telescopico, con gomme da 2.4 e con un telaio dalla geometria veramente interessante. Magari le piante lasciamo lì, perché io attualmente sto salendo e mi trovo in una posizione molto rilassata, molto verticalizzata, proprio che mi fa già capire che in discesa avrò un sacco di margine per poter guidare anche dove il terreno si fa un po' più tecnico. E qui non sto salendo mica male, perché a parte la posizione comunque il retrotreno è bello incollato al terreno. Si tratta di un telaio alluminio, per cui questa è anche una di quelle bici che potenzialmente può essere un acquisto per tutti coloro che cercano con poca spesa tanta resa, perché siamo intorno ai 2000 euro. Ma ragazzi, qui dentro a questa Mondraker Chrono RR ci sono veramente tutti i connotati per cui Mondraker è riconosciuta attraverso la sua gamma. Intanto guardate dove mi ha portato, fino a qui tutto pedalato e tutto bene. Allora, parlando un po' del montaggio della Mondraker Chrono DC RR, il telaio ovviamente, come abbiamo già spiegato, in alluminio stealth, una struttura 60-61 extra light con anche un passaggio cavi che comunque non è lasciato al caso. Sia i cavi e le guaine dalla parte anteriore entrano nel telaio e escono anche con una soluzione, devo dire, anche molto intelligente per il regista telescopico, perché questo è proprio il cavo del regista telescopico, e tutti quelli invece di freni e cambio escono dal tubo obliquo per seguire i due foderi bassi. Il montaggio, come avevo detto, si basa su una trasmissione 12 velocità, quindi 10-50, un cambio GX, quindi un livello anche abbastanza elevato, una corona anteriore da 34 denti. Gomme sono delle 29x2.4, quindi anche qui si denota una modernità di questo tipo di bicicletta. Oltretutto i dischi sono dei dischi con un diametro maggiorato per l'impianto anteriore da 180 e un 160 posteriore. Le ruote sono sempre in alluminio, ma comunque è un tipo di ruota anche questo per niente banale, perché si tratta di una Mavic Cross Ride che ha un canale interno da 30 ed è un cerchio utilizzato per diverse tipologie. Questo è l'esempio in cui viene abbinato a una bicicletta da down country, quindi Mondraker ha voluto ricercare anche una stabilità nelle performance delle due ruote. Forcella da 32 con 120 mm di escursione. Qui sotto c'è il registro del ritorno, è una forcella con una camera ad aria e una camera con cartuccia idraulica, e la cosa positivissima è che ha già un comando di sblocco al manubrio, basta pigiare per sbloccare la forcella. Io ho fatto questa salita, diciamo, modalità tutta aperta, proprio perché la sospensione aperta conferisce un po' più di trazione e soprattutto un po' più di adattamento al terreno. Per quanto riguarda le geometrie, Mondraker si può dire che è una delle pioniere delle geometrie moderne. La sua forward geometry, quindi la lunghezza del
tubo orizzontale è da 610 mm, l'angolo di sterzo è di 68,5, quindi è molto moderno, e l'angolo di sella invece è da 74,5. Il reach è da 440 mm in questa taglia M, con un attacco manubrio che, come si può vedere, è molto molto ristretto. Altro aspetto interessantissimo è la lunghezza del batticatena, perché il fodero basso del carro è da 430 mm, quindi come le grandi del segmento, quindi come le hardtail da gara. È la versione in alluminio di una delle bici appunto più innovative con una sola sospensione, che è la Chrono DC RR, che ha un telaio appunto in carbonio rispetto a questa. Le differenze quindi staranno nel materiale, nei prezzi, ma non nelle tecnologie e nel modo in cui è concepita la Chrono RR. E quello che ho capito subito, ma anche da qui si può capire benissimo, è che la posizione scelta per questa bici è una posizione assolutamente centrata, bella avanzata sul telaio, che, se penso a quello che è l'inquadramento anche nel catalogo di Mondraker, è perfetta anche per chi magari vuole spendere poco, vuole avere una bici divertente e non vuole trovarsi a inseguire la pedalata remando proprio. Qui siamo proprio perfettamente sopra alla zona di movimento centrale, ma soprattutto col torace siamo belli ampi, quindi si riesce a respirare a pieno polmoni, e in secondo luogo anche avere una posizione in sella che è sempre in favore di spinta. Inoltre si riesce anche a gestire molto meglio il manubrio in questo caso. Su questo allestimento, che appunto avevamo detto non arriva neanche a 3.000 euro, è già presente anche un blocco della sospensione, quindi avendo una sospensione che può essere bloccata completamente si ottiene una bici molto più rigida. Infatti qui sono riuscito a pedalare veramente molto bene, tutto a piedi questo pezzo. Ok, basta. Cioè, anche in una situazione come questa, in cui la ripartenza era così sul ripido e un po' mosso, alla fine una bici che ha un angolo così verticalizzato e è molto più vicina all'anteriore aiuta parecchio. Qui non va per niente male, è ripido e impestato, ma la bici scorre bene. Questa salita era mega ripida, però alla fine sono riuscito a farla lo stesso. Certo, ho messo il 50 posteriore, però questa trasmissione consente proprio questo, poter affrontare veramente i muri più ripidi. Davanti è vero che è presente una Corona 34, magari un pochino troppo se siete proprio alle prime pedalate in off-road. Già con una 30, con una 32 si va liscissimi. La cosa che mi fa impazzire di Mondraker comunque è che mantiene tutta quella sua anima aggressiva del mondo racing che gli appartiene, e quindi cerca di portare attraverso tutti i modelli, da Foxy, Race, Podium, lo stesso design aggressivo. Se voi guardate attentamente questa bici, che ripeto non arriva neanche a 3.000 euro, sembra condividere veramente tutto con delle bici più quotate, quindi con dei prezzi molto più elevati. La cosa che mi fa veramente andare fuori di testa è questo Sloopy così aggressivo, quindi questa inclinazione del tubo orizzontale che crea una riga diretta con i foderi alti. Il carro posteriore diciamo che è molto schiacciato in discesa. Da quel che ho provato si ha un pochino più di assorbimento rispetto a dei carri molto più verticalizzati e rigidi. I tubi però sono grossi, sono molto massicci, e questo mi fa anche ben pensare per il lungo termine. Anche qui gli innesti sono veramente di altissima finitura, nonché questo gomito del carro che irrigidisce ulteriormente la struttura, ma rende anche possibile questa inclinazione. E poi il fatto che appunto si possano mettere delle gomme da 2.4 come sono già presenti, che ora in salita abbiamo potuto verificare quale sia l'apporto, no? Perché offrono molta più trazione, soprattutto anche una ruota 29, l'impronta a terra è molto più estesa. Però voglio vedere anche all'anteriore quanto incide. Adesso iniziamo la discesa, e quindi questo tassello qui sicuramente ci farà molto comodo. Noi adesso la cosa che facciamo è andare ad abbassarci il nostro telescopico e andiamo ad assumere una posizione molto ma molto più vantaggiosa per la discesa, perché si può lavorare con un range veramente elevato di posizioni, ci si può allontanare molto più facilmente. In salita eccellente per il livello
di bici che è chiaro che è un po' pesante, però scorre bene. Forse il primo upgrade che farei sarebbe proprio su una gomma magari posteriore un pochino più scorrevole, ma considerando che è una bici down country, il suo scopo è farti divertire e noi adesso ci andiamo a divertire perché facciamo una discesa che secondo me è proprio per questa bicicletta. Però come si guida bene, ma sai perché si guida anche bene? Questo non l'avevo ancora detto, perché essendo pensata proprio a metà tra il cross country e il trail è stato scelto un manubrio più largo. Come risponde? Si è più stabili, si riesce veramente a portare la bici dove vogliamo. Questa è una scelta veramente molto oculata per un modello di questo tipo. Da una bici come la Mondraker Chrono RR mi aspettavo di tutto tranne che fosse così agile, e la cosa che mi ha fatto particolarmente piacere è che appunto all'anteriore ci sia questa angolazione qua, che è una buonissima angolazione che permette veramente di poter affrontare il ripido e il tecnico con grande affidabilità. E in più c'è questo posteriore, quindi sul posteriore in cui appunto la ruota è perfettamente incastonata anche con grande maestria, perché se guardiamo questa è una ruota da 2.4 che sono riusciti a farci stare, sui lati c'è molto spazio ma qua c'è veramente pochissimo spazio, quindi ottimo lavoro anche di integrazione della ruota con un telaio di questo genere. E c'è questo telescopico, il telescopico permette di riuscire a guidare veramente con molta più malleabilità, molta più flessibilità, per adattarsi perfettamente ad ogni cambio di direzione. Non ho sentito grandi rintocchi del posteriore, quindi anche il posteriore secondo me è studiato bene, ma qui la differenza vera la fanno le ruote, perché queste gomme con sezione da 2.4 permettono veramente di assorbire. Questa cosa del push to unlock un po' mi fa tribolare, perché sono abituato al contrario e è molto più comodo avere un push to lock. Qui si sale. Ora ho tenuto anche la forcella aperta perché è più facile calibrare i pesi e ottenere trazione senza avere una risposta troppo netta all'anteriore. Questa cosa aiuta molto. Si sale, si sale. Qui siamo nel massimo del rapporto, eh. Come sforzo non siamo proprio bassi bassi. Posteriore bello attaccato. Chi è? Guarda come si guida. Ma guarda come va bene. Su questo sentiero che ho appena fatto, che è super guidato, dinamico con le rocce, mi sono reso conto che entravo sulle curve molto più veloce e quindi uscivo bello brillante. Chiaramente l'assorbimento non c'è, nel senso si sente un po' l'assorbimento della gomma, però si sente comunque la rigidità del carro posteriore. Effettivamente questo valore così corto anche del carro aiuta molto a riuscire poi in velocità delle curve. Frontino brillante. Secondo me questa bici è la bici perfetta con cui fare sport, quindi con cui fare delle escursioni da principiante o intermedio ma anche avanzato. È una bici divertente, è facile da controllare perché appunto ha una superficie di appoggio del manubrio molto ampia e anche le ruote, perché qui ci affidiamo a gomme da 2.4 con dei cerchi da 30 mm di canale interno, il tutto abbinato a degli impianti frenanti idraulici a disco. Da questo punto di vista forse il primo step che farei è mettere un impiantino un pochino più curato. Magari metterei già qui un freno tipo SLX oppure XT di Shimano, quindi un upgrade da pochi soldi ma tanta qualità in più. Io ho fatto diverse tipologie di sentiero, sicuramente su quelli più tecnici e lenti si sente la rigidità del carro, mentre su quelli più flow, più anche vallonati,
riesce a dare veramente una marcia in più, soprattutto se si riescono ad adattare anche bene le pressioni delle gomme e sfruttare bene la sospensione anteriore. Con 120 mm e appunto diciamo la sezione da 2.4 si riesce a fare tanto. E anche per quanto riguarda le dinamiche di guida, con un telescopico che tra l'altro ha una micro regolazione dai meno 30 ai più 30 mm, veramente ci si può muovere sulla bici in maniera sinuosa, andando a correggere perfettamente tutte le varie traiettorie. Il prezzo, surprise surprise, Mondraker propone la Chrono DC RR con telaio in alluminio a 2099 euro. La conferma quindi che ci si può divertire con pochi soldi, ottenendo tanta ma tanta qualità. In salita si comporta bene, è sempre attaccata al terreno quando si spinge sui pedali, e che in discesa riesce a seguire perfettamente tutte le necessità di chi la guida. Sicuramente non si può permettere di essere trattata come una Podium RR, però diciamo che all'interno è riuscita a ereditare tutto ciò che arriva dall'altissimo di gamma. Quindi se siete arrivati fino a questo punto di questo video test della Mondraker Chrono RR, vi invitiamo anche a seguire il link in descrizione per trovare nuovi dettagli aggiuntivi su questa bici. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di mettere un bel like e come sempre raga, gas aperto. Adesso, come direbbe lo Zili, Vacche Goldi, ci andiamo a fare un'altra bella discesa con questo tramonto e ovviamente con la Mondraker Chrono RR. Vai, comunque in bici non ci va mai male, che tu puoi avere una bici da 12.000 euro, da 7, da 3.000 euro e puoi andare comunque in posti così fighi. Venice Beach baby? No, questa è la Spezia. Sono proprio in chill, tra un po' faccio un frontale sventato.